Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete appunto con due mazzi, ossia il mazzo di tarocchi e quindi Casanova Tarot e ovviamente gli oracoli dei messaggi d'amore. Dunque che cosa chiederemo quest'oggi ad entrambi questi mazzi, primariamente come sempre ai tarocchi e poi successivamente appunto agli oracoli. Ebbene, queste vacanze ci hanno diviso, ci hanno separato, quindi non ci vediamo da un po' di tempo, qualche giorno, anche qualche settimana, e ovviamente mi pensa? Gli manco? Ha voglia di ritrovarmi, di rivedermi? E ovviamente ci rivedremo, ci risentiremo? Dunque, ovviamente questa stesa è appunto una stesa che si rifà a tutti coloro che hanno già ovviamente una storia, una frequentazione in atto che ovviamente nel periodo appunto odierno, quindi in periodo del tutto vacanziero, ecco storia che si è in qualche modo interrotta per condizioni esterne a voi, quindi non perché avete messo fine alla storia, non c'è stata una chiusura, ma un allontanamento obbligato, quindi potrebbe essere la stesa di tutte coloro che hanno appunto una storia clandestina e quindi l'altra persona è in vacanza con la compagna ufficiale, o per esempio il vostro compagno, il vostro partner, la persona appunto con la quale avete questa storia, questa frequentazione, si è assentata per qualche giorno, anche per qualche settimana o per una vacanza del tutto personale, magari che sta trascorrendo per esempio con gli amici o con la famiglia di origine, oppure proprio in questo periodo questa persona obiettivamente ha avuto degli impegni professionali abbastanza impegnativi, per cui per esempio può aver affrontato un viaggio, può essere appunto in viaggio. Ci sono alcune professioni, alcuni mestieri che in particolar modo proprio in periodo estivo effettivamente affrontano un periodo di grande lavoro. Chiaramente dunque potreste essere legate a persone di questo tipo, d'accordo? Quindi tante varie situazioni che ovviamente vi stanno tenendo lontane appunto dalla vostra dolce metà. Di conseguenza ovviamente chiederemo ai tarocchi e poi chiaramente anche ovviamente agli oracoli come sta vivendo questo momento di allontanamento da voi, su cosa potete fare affidamento, su cosa invece sarebbe il caso di chiarire appunto con questa persona, cioè ciò di cui proprio effettivamente non fidarsi al 100%, cosa ha nel cuore questa persona, paure, perplessità, ma anche progetti per esempio, e ovviamente vogliamo cercare di capire anche l'ambiente che lo circonda, come possa influenzare i suoi movimenti e ovviamente due carte fondamentali, cioè diamo la parola al karma e ovviamente anche il futuro. Ovviamente ragazzi, futuro identificato a livello temporale dal valore della carta estratta, perché voi sapete che ogni singolo arcano ha ovviamente il proprio periodo di riferimento. Ogni carta ha una propria periodizzazione ben precisa. D'accordo? Allora, io ovviamente inizialmente allontano il mazzo di appunto carte oracolari, dei messaggi dell'amore, e appunto per il principio di sincronicità iniziamo dunque questa stesa grazie all'aiuto dei Casanova Tarot e dunque per chiunque abbia una storia in essere, ovviamente ancora una frequentazione con una persona che ahimè in questo periodo è particolarmente lontana, particolarmente distante, ma ovviamente ripeto ragazzi non perché la vostra storia si sia interrotta, ma per causa di forza maggiore, dunque per altre necessità, potrebbe quindi anche essere una storia clandestina o vi ripeto anche problematiche a carattere professionale. Ecco, vogliamo chiedere appunto a questi arcani ovviamente come sta vivendo questo allontanamento questa persona, se vi sta pensando, se sta progettando anche ovviamente qualcosa in riferimento al vostro futuro, a rivedervi e appunto magari proprio anche al risentirvi. Vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto, dunque io allontano come sempre il mazzo ovviamente dal tavolo di stesa proprio per lasciarvi la possibilità appunto di vedere chiaramente appunto bene le carte. Iniziamo dunque dalla prima posizione, ossia il presente della situazione, cioè ad oggi questa persona appunto che cosa pensa ovviamente di voi, se vi sta pensando, se mancate a questa persona. E qui abbiamo, vedete, la carta del mondo, il 21° arcano maggiore. Allora, questa è una persona sicuramente in viaggio, perché il mondo rappresenta appunto uno spostamento, un movimento, oppure è una persona che ha in programma un viaggio, che quindi ha intenzione di fare ovviamente entro poco tempo. È una persona che lo sta programmando nei minimi particolari proprio perché è un viaggio a cui tiene particolarmente. Quindi o evidentemente è una vacanza che chiaramente questa persona voleva fare da tanto tempo, oppure evidentemente è un viaggio importante per la sua vita, cioè che servirà per esempio per appunto avere un incarico maggiore da un punto di vista professionale, potrebbe essere un viaggio studio, potrebbe essere il recarsi per esempio in un'altra città per poter affrontare un percorso di aggiornamento piuttosto che un master, cioè è una persona che vede in questo viaggio un momento importante. Dunque potrebbe riguardare sia la sfera professionale, ovviamente, ma anche la sfera, per così dire, esistenziale, emotiva e interiore. In che senso? Nel senso che appunto il mondo è l'ultimo arcano maggiore, quindi siamo arrivati ovviamente alla fine del percorso del bagatto. Di conseguenza, questo individuo ovviamente vede nella sua partenza un momento importante di riflessione per poter chiudere un ciclo e iniziarne uno completamente nuovo. Quindi evidentemente questo viaggio per questa persona è foriero di riflessioni profonde, importanti, che ovviamente andranno in qualche modo ad interferire anche sulla sua vita sentimentale e quindi anche in riferimento al rapporto con voi. Guardate, qui abbiamo in questa meravigliosa biblioteca il giovane Casanova che sta scrivendo le sue memorie. Dunque, questa è una persona che nel caso in cui sia già in viaggio e ovviamente non sia un viaggio di tipo professionale o di studio, sta riflettendo molto sulla sua vita ovviamente sentimentale, emotiva, è una persona che ovviamente cercherà di guardarsi bene dentro e di capire obiettivamente che cosa sino ad ora della sua vita non sia andato proprio, diciamo, per il meglio, in particolar modo nel caso in cui sia un rapporto il vostro appunto clandestino, quindi con una persona impegnata, di conseguenza ovviamente in questo caso il 21° arcano maggiore ci parla proprio di un pensiero eventuale di separazione da questa compagna, perché la carta del mondo parla proprio del chiudere una relazione che ormai si sente a pelle essere arrivata appunto agli ultimi termini, agli sgoccioli, per ovviamente iniziare una vita con qualcun altro, quindi in questo caso con voi, o anche semplicemente una vita da single, cioè questa persona sta riflettendo tantissimo. Vi ripeto, nel caso in cui invece sia ovviamente un viaggio per lavoro o per studio o per aggiornamento, questa è comunque una persona che si sta concentrando molto, come sta facendo il nostro Casanova, sul proprio lavoro ovviamente e chiaramente anche sul proprio apprendimento, d'accordo? Quindi è una persona molto concentrata che vede in questo viaggio un momento fondamentale per la sua esistenza. Vi ripeto, o per in qualche modo fare un salto di qualità per quanto riguarda la sua carriera, oppure per quanto riguarda proprio la sua vita sentimentale ed emotiva. Quindi una persona che sta molto riflettendo e che si sta particolarmente guardando dentro, cioè come se questa persona in questo momento stesse rivedendo un po' il film, diciamo, della sua vita e vi ripeto,
nel dettaglio, nello specifico, per cercare proprio di capire cosa è andato e cosa non è andato, ovviamente nella sua vita. D'accordo? Ovviamente queste riflessioni riguardano anche voi, certo, perché comunque anche voi avete fatto parte, fate parte della sua esistenza. Quindi, ragazzi, non è un 4 di bastoni o un 3 di coppe, cioè non è una persona che si sta dando alla pazza gioia, o che si darà, vi ripeto, a breve alla pazza gioia. È comunque una persona che vivrà questo viaggio, questo spostamento come un momento fondamentale introspettivo, quindi probabilmente proprio l'allontanarsi anche proprio fisicamente dai luoghi appunto della quotidianità gli permetterà di guardarsi meglio dentro. D'accordo? Vediamo in questa posizione su cosa obiettivamente fare affidamento in riferimento a questa persona. E qui abbiamo il 9 di spade. Allora, 9 di spade che ovviamente voi obietterete non è una carta del tutto positiva. No, non è vero, perché come vi ripeto sempre, tutti ragazzi, tutti gli arcani hanno un lato positivo e un lato negativo, come qualsiasi avvenimento ed evento della vita. Di conseguenza anche gli arcani, ovviamente, che riprendono il percorso del bagatto, quindi l'evoluzione emotiva ed esistenziale di qualsiasi individuo, di ciascuno di noi, ovviamente ha i suoi lati positivi e negativi. Dunque ragazzi, in questo caso, con questo 9 di spade, posso garantirvi che questa persona ha paura di perdervi. Ebbene sì. Quindi evidentemente queste riflessioni di cui vi parlavo poco fa, tra queste riflessioni ci saranno appunto pensieri un po' negativi, ovviamente perché parliamo di un 9 di spade, che ovviamente riguardano la paura di perdervi. Però perché c'è anche un lato positivo? Perché la paura di perdervi porterà questa persona verso la chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. Qui abbiamo il 9 di spade, la cui carta successiva è il 10 di spade, quindi la chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. Quindi con questo 9 di spade, in realtà, questa persona ha paura di perdervi e ne avrà parecchia di paura di perdervi, al punto che ovviamente deciderà evidentemente di cambiare qualcosa nella propria esistenza. Questa carta in particolar modo ritrae appunto Casanova con Francesca Buschini, che ovviamente è stata una delle sue tante amanti, una donna bellissima, anche se non particolarmente acculturata. Difatti molto spesso Casanova sottolineerà la differenza culturale tra Francesca e altre sue amanti, donna che però aveva un grado, un livello di dolcezza, di tenerezza incredibili, per cui obiettivamente era riuscita, come unica donna, a stare accanto e a resistere accanto appunto al giovane Casanova, probabilmente in uno dei periodi più difficili della sua esistenza. Quindi in realtà il 9 di spade rappresenta una sorta di consolazione, cioè il pensiero di voi va a consolare questa persona. Ha paura di perdervi, sì, terribilmente, ma comunque pensa alla vostra dolcezza, al vostro sorriso, a tutto ciò che di bello c'è in voi e di conseguenza pensa ad una rinascita, ad una sorta di riconoscenza nei vostri confronti, proprio come quella riconoscenza che appunto ebbe lo stesso Casanova nei confronti della bella Francesca. D'accordo? Quindi obiettivamente in questo caso ecco quali sono i lati positivi di questo 9 di spade, cioè questa persona evidentemente riuscirà a comprendere che questa paura di perdervi deriverà effettivamente da un reale sentimento, cioè dal fatto che questa persona prova qualcosa per voi e che dunque è il caso di iniziare a cambiare qualcosa della sua vita. Vi ripeto, nel caso in cui sia una persona impegnata a cambiare qualcosa del rapporto con la compagna ufficiale, oppure per esempio nel caso in cui sia una persona single, di in qualche modo cambiare delle abitudini. Per esempio nel caso in cui sia in vacanza con i suoi amici, ovviamente sarà molto rammaricato di non essere in vacanza con voi e dunque ovviamente penserà per le prossime vacanze di trascorrerle evidentemente con voi. D'accordo?
Quindi sarà foriero di cambiamenti. Già 2 carte, ragazzi, Mondo e 9 di spade, che ci parlano di un cambiamento, Quindi effettivamente questa vacanza e ovviamente il conseguente allontanamento faranno bene a questa persona. Vediamo, ragazzi, in questa posizione centrale, che cosa ha nel cuore questa persona, quindi ovviamente desideri, ma anche eventualmente paure. E qui abbiamo ovviamente il fante di coppe. Allora, questa persona ha intenzione di scrivervi, perché il fante di coppe ci parla appunto di un messaggio, il fante di coppe parla appunto comunque di una dedica, anche semplicemente una canzone d'amore, oppure inviarvi per esempio un regalo, una lettera, qualcosa di romantico, un mazzo di fiori. Cioè una persona che ha intenzione ovviamente di agire mostrandovi tutto il trasporto, perché parliamo di coppe, che lui prova nei vostri confronti. Quindi è obiettivamente una persona che ha intenzione in questo momento di contattarvi, perché i fanti rappresentano un contatto, quindi un messaggio, una telefonata, un SMS, qualsiasi cosa che possa in qualche modo rimettervi in contatto. Potrebbe proporvi per esempio una videochiamata, cioè è una persona veramente molto attenta a voi ed è ovviamente una persona molto legata a voi. Ragazzi, qui parliamo di coppe, quindi qui c'è un sentimento, qui ci sono delle reali emozioni che ovviamente porteranno, come vi ho detto poco fa, questa persona ovviamente a riflettere bene su cosa fare e ovviamente come comportarsi. D'accordo? Quindi questa è una persona che ha intenzione di scrivervi entro pochissimo tempo, perché ovviamente i fanti ci parlano di tempistiche molto veloci, soprattutto parliamo di coppe, quindi si sta parlando ovviamente di qualche giorno, al massimo qualche settimana, ma sicuramente entro brevissimo tempo, quindi si tratta veramente proprio soltanto di giorni, questa persona ha intenzione di scrivervi e di chiamarvi. D'accordo? E ovviamente, vi ripeto, aprirà il suo cuore con qualcosa, vi ripeto, di romantico, di carino, di dolce, che a voi farà particolarmente piacere, cioè voi vi sentirete assolutamente a vostro agio in riferimento a ciò che questa persona vi scriverà o ovviamente vi dirà. Quindi vi ripeto e ribadisco che è comunque una persona molto legata a voi. D'accordo? Parliamo di un fante, ragazzi, quindi è una sorta di amore, diciamo, di sentimento ancora embrionale, non è una regina, non è un re, ma è comunque qualcosa di nascente che ovviamente lascerà il posto successivamente alla carta del cavaliere, quindi comunque ad un approfondimento maggiore per quanto riguarda proprio i vostri sentimenti. Vediamo invece in questa posizione gli ostacoli e comunque ciò su cui in realtà non fare proprio affidamento in riferimento appunto a questa persona. E qui abbiamo il 5 di bastoni. Allora, ragazzi, il 5 di bastoni parla ovviamente di rivalità. Vedete, qui abbiamo appunto due duellanti, quindi Casanova con ovviamente un rivale in amore. Una situazione particolarmente difficile dovuta evidentemente alla presenza di un po' troppi corteggiatori, o per quanto riguarda la vostra vita, o per quanto riguarda la sua, o per quanto riguarda la vita di entrambi. Cioè, evidentemente, o voi, o lui, o entrambi siete particolarmente corteggiati. E ovviamente questo potrebbe provocare a volte un po' troppa gelosia, diciamo, da parte dell'uno e dell'altra. Quindi voi potreste essere gelose di lui e lui geloso di voi. In particolar modo, dato che questa carta è riferita al soggetto della stesa, non al consultante, quindi non a voi ma a lui, è una persona che a volte si sente in difficoltà perché teme proprio che ci sia qualcun altro che possa sbaragliare la sua posizione al vostro fianco per ovviamente sostituirsi a lui. Quindi teme che effettivamente prima o poi, soprattutto durante questa sua assenza, qui ci possa essere qualcun altro che possa maleauguratamente prendere appunto il suo posto. Questa è ovviamente
un'ipotesi che lo innervosisce parecchio, perché il 5 di bastoni parla di rivalità, ma parla anche di fastidio, parla anche di livore, parla a volte anche di a volte, vi ripeto, magari rispondervi con tono un po' seccato, oppure comunque in maniera un po' più nervosa appunto del solito, meno serena, proprio perché, vi ripeto, questa persona potrebbe in qualche modo essere particolarmente innervosita anche semplicemente dal pensiero che voi possiate avere qualcun altro o che possiate addirittura anche tradirlo, perché il 5 di bastoni parla proprio anche della scoperta di un tradimento che può portare appunto i due rivali a fronteggiarsi. Quindi in realtà è una persona che teme la presenza di altre persone, non una in particolare, perché il 5 di bastoni non sta parlando di una persona in particolare che quindi potrebbe infastidire il vostro rapporto, ma parla di più persone che quindi potrebbero in qualche modo diventare abbastanza fastidiose. Non c'è un re di spade, un cavaliere di spade, non c'è una sola persona che lui teme, ce ne sono diverse. D'accordo? Quindi potrebbe affrontare momenti di scarsa autostima oppure comunque di pessimismo. Quindi vi ripeto, a volte accentuare anche questa paura appunto che vi dicevo, di cui vi parlavo appunto prima con il 9 di spade, paura appunto di perdervi. D'accordo? Vediamo invece in questa posizione l'ambiente che circonda questa persona, quindi effettivamente amici, colleghi, piuttosto che appunto parenti, famiglia di origine o appunto anche eventualmente nel caso in cui sia una storia clandestina, appunto la compagna ufficiale. E qui abbiamo la carta del carro. Allora, sicuramente questa persona ha un gruppo di amici che possono anche essere colleghi, perché no? O comunque una famiglia particolarmente numerosa, però generalmente la carta del carro non si rifà all'ambiente familiare, bensì a degli amici che questa persona frequenta molto piacevolmente, perché c'è la carta del carro, e che in questo momento, appunto la carta del carro è una carta di movimento, potrebbero essere con lui, oppure affronteranno successivamente questo viaggio con lui nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. In realtà però la carta del carro obiettivamente ci parla di amicizie particolari, cioè con persone che possano non essere proprio del tutto simili a lui caratterialmente, cioè persone molto vivaci nel caso in cui lui ad esempio sia una persona molto chiusa, oppure viceversa nel caso in cui lui sia una persona molto vivace potrebbero essere appunto persone molto chiuse. Quindi ci sono delle differenze caratteriali in riferimento a questa persona e ai suoi amici, ma nonostante questo, queste sono amicizie che lui riesce a vivere molto bene perché in qualche modo se ne sente appunto spronato verso un reale cambiamento. Cioè il confrontarsi con persone che la pensano in maniera diversa rispetto a noi. Ecco, il confronto comunicativo e anche ovviamente visivo, a seconda di come le persone si comportano, può ovviamente arricchire l'interiorità di un individuo e quindi di questo soggetto, di questa stesa. Quindi obiettivamente questa persona, vi ripeto, si sente appunto arricchito dalla vicinanza con queste persone completamente diverse da lui. Ovviamente, vi ripeto ragazzi, sicuramente sono amicizie molto vivaci perché il carro parla appunto di movimento, di vivacità, di comunicazione, quindi sono persone anche molto intelligenti che, vi ripeto, potrebbero essere o tuttora ovviamente con lui oppure appunto partire con lui entro poco tempo o magari raggiungerlo evidentemente entro pochi giorni o poche settimane. Ma vi ripeto, sono amicizie obiettivamente o comunque conoscenze, comunque vi ripeto colleghi con i quali lui ha un ottimo rapporto, d'accordo? Quindi situazioni comunque positive che non vedono in qualche modo mettere dei bastoni fra le ruote al rapporto tra voi e lui, cioè qui non è comparso un rivale o una rivale, d'accordo? Cioè non c'è nessuno nell'ambito delle sue amicizie, in particolar modo ovviamente per quanto riguarda appunto questo viaggio,
che potrebbero appunto in qualche modo anche mal consigliarlo o farlo deviare dalla retta via. Anzi, è proprio il contrario. La carta del carro rappresenta, non in questo mazzo, ma ovviamente ragazzi, mazzi più tradizionali, il principe del carro che riesce a domare i due cavalli, uno bianco e l'altro nero, quindi opposti anche proprio caratterialmente, mantenendo quindi il carro lungo la via corretta e il sentiero intrapreso. Quindi questa non è una persona che possa in qualche modo, per esempio, essere deviata dai pensieri positivi nei confronti appunto vostri da delle amicizie. D'accordo? Qui non c'è nessuno che lo porterà anche semplicemente a tradirvi o comunque a mancarvi di rispetto. D'accordo? Quindi, sino ad ora direi situazione molto positiva. In questa posizione finalmente abbiamo la parola del karma, cioè che cosa ancora dovete andare a vivere voi e questa persona, quale tipo di percorso il karma ha scelto per voi in funzione appunto di come state procedendo lungo il vostro cammino. Vediamo dunque un po' che cosa ancora vi riserva il destino. E qui abbiamo la carta del 3 di denari. Allora ragazzi, la carta del 3 di denari ovviamente ci parla, come potete vedere, di collaborazione. Quindi parla di più persone che si stanno appunto divertendo, particolarmente perché parliamo appunto di denari, quindi benessere fisico. Quindi sicuramente tra voi e questa persona ci saranno ancora incontri fisicamente importanti, carnalmente parlando. Quindi una situazione sicuramente molto positiva, che a voi farà ovviamente molto piacere. Il 3 di denari parla quindi di collaborazione, parla di riuscita ovviamente nelle collaborazioni, parla di contatti, parla di unire le proprie forze per un progetto comune. Il vostro progetto sarà ovviamente la carta successiva al 3 di denari, cioè il 4 di denari, quindi una carta di stabilità. Quindi sicuramente voi farete di tutto, voi e ovviamente il soggetto della stesa, per poter in qualche modo riuscire ovviamente ad ottenere ciò che voi volete, cioè un rapporto molto più stabile e ovviamente un rapporto più solido. Quindi il 3 di denaro è una carta molto bella perché ci parla anche di un aiuto. Ebbene sì, un aiuto da parte di una terza persona, appunto. Quindi il terzo elemento che si inserisce all'interno appunto di una coppia, che aiuterà, perché in questo caso è in accezione positiva, la coppia a ritrovare la propria serenità. Quindi sorprendentemente in questa stesa le amicizie sono molto positive. Ahimè, molto spesso in altre stese le amicizie possono risultare particolarmente invalidanti, possono creare situazioni di ambiguità, di caos, di incomprensioni. In realtà invece in questa stesa noto che le amicizie saranno fondamentali per creare maggior collante tra voi e questa persona. In particolar modo una persona che obiettivamente aiuterà entrambi per poter riuscire ad arrivare a questa stabilità, alla stabilità del 4 di denari. Generalmente i denari parlano appunto di amicizie, quindi non sarà un parente, per esempio una sorella o un fratello, generalmente parla appunto di amicizie, quindi persone estranee al nucleo familiare o addirittura anche colleghi, quindi un collega o una collega in particolare, nel qual caso voi appunto lavoriate nello stesso ambito o nella stessa azienda, nella stessa ditta, d'accordo? Quindi potrete effettivamente usufruire proprio dell'aiuto di una terza persona. Quindi sicuramente, vi ripeto, il vostro rapporto per quanto riguarda il karma è destinato proprio ad andare ovviamente avanti, a procedere ovviamente verso un obiettivo comune, grazie anche e soprattutto all'aiuto di una terza persona. Quindi collaborazione benefica sia fra di voi che anche con questa terza persona. Vediamo ragazzi in questa posizione il consiglio che obiettivamente invece viene appunto dato a voi dagli arcani. In questa posizione abbiamo il 2 di coppe. Allora, vi viene ovviamente ragazzi consigliato di approfondire comunque questo rapporto,
di non lasciare nulla di ovviamente intentato. Se questa persona vi piace, ovviamente, se questa persona vi interessa particolarmente, vi viene appunto consigliato di dare spazio a questo rapporto. 2 di coppe, quindi di in qualche modo mostrare a questa persona, soprattutto nel caso in cui appunto vi chiami, visto che ha nelle intenzioni di farlo, o comunque nel caso in cui vi scriva, di mostrare a questa persona ovviamente che anche voi siete nostalgiche in riferimento a lui, che anche a voi questa persona è mancata tanto, che anche voi avete ovviamente voglia di ritrovare questa persona. D'accordo? Il 2 di coppe rappresenta quindi una situazione di grande positività a cui voi andrete incontro, ovviamente nel momento in cui questa persona ritornerà, e quindi ritroverete questa persona. Ovviamente, ragazzi, sempre solo se voi lo vorrete ancora, perché vi ripeto, ovviamente la scelta finale poi spetta alla consultante. Questo sempre in tutte le stese, d'accordo? Quindi il 2 di coppe parla di un rapporto che diventerà molto più profondo, 2 di coppe, quindi ci sarà sicuramente un rapporto vero e proprio. Nel caso in cui sia semplicemente una conoscenza, una sorta di flirt, diventerà qualcosa di più. Ci saranno, vedete, comunque contatti fisici, già ve lo preannunciavo con il 3 di denari, quindi ci sarà molta carnalità, ci sarà molta passione, ma anche molto romanticismo, come tipico appunto del 2 di coppe. D'accordo? Quindi effettivamente vi viene proprio consigliato di dare spazio all'amore, di dare spazio ai sentimenti, di dimostrare a questa persona quello che provate ovviamente per lui. Cioè cercate obiettivamente, vi ripeto ragazzi, di dare spazio a un rapporto che comunque potrebbe proprio diventare un vero e proprio rapporto, anche nel caso in cui sia il rapporto con una persona impegnata. Ve lo dicevo ragazzi già dall'inizio con la carta del mondo e del 9 di spade che questa è una persona che ha intenzione di chiudere un ciclo, quindi potrebbe effettivamente chiudere il ciclo della propria vita sentimentale con la compagna ufficiale per iniziare qualcosa di ufficiale appunto alla luce del sole direttamente con voi. Quindi il 2 di coppe vi invita a dimostrare quello che provate per questa persona in maniera dolce, in maniera tenera, in maniera romantica e in maniera molto delicata, perché le coppe ci rimandano proprio alla dolcezza, alla tenerezza del romanticismo. Quindi ovviamente nulla di eclatante, di particolarmente risonante, quindi non vi si sta consigliando di eccedere ovviamente, anzi proprio il contrario, di dimostrare con grande discrezione, delicatezza, appunto dolcezza e tenerezza quello che voi pensate e provate per questa persona, d'accordo? Proprio in virtù di questa sua assenza. Vediamo ragazzi invece in questa ultima appunto posizione come procederà la vostra storia appunto tra qualche giorno, qualche settimana, comunque a seguito del ritorno ovviamente dalle vacanze o da questo viaggio comunque da parte di questa persona. E qui ragazzi abbiamo il 2 di bastoni. Allora, la carta del 2 di bastoni ci parla appunto di una scelta, di un bivio, ossia appunto della scelta tra, ovviamente, vi ripeto, 2 posizioni ben diverse che hanno appunto contraddistinto fino ad ora il pensiero principale di un individuo, cioè qualsiasi dubbio questa persona ha avuto sino ad ora in riferimento al vostro rapporto verrà sciolto, cioè questa persona deciderà, quindi prenderà delle decisioni importanti e decisive in riferimento proprio al vostro rapporto. Parliamo di bastoni che ovviamente assieme alle spade rappresentano l'elemento fallico, quindi sicuramente vi ribadisco comunque degli incontri molto passionali, carnali, ovviamente che riguardano voi e questa persona. Parla di coraggio, parla di determinazione, quindi è quello che vi ho sino ad ora detto, cioè questa persona finalmente prenderà in mano la propria vita e farà quelle scelte che magari non ha sino ad ora mai avuto il coraggio di fare. Parla di scoperta, una scoperta di se stessi in riferimento, vedete, al proprio corpo, a cosa possa provocare più piacere rispetto ovviamente ad altre situazioni.
ma parla anche di una situazione di equilibrio, una carta di grado appunto secondo, quindi ci sta parlando appunto di equilibrio, quindi tra voi e questa persona ci sarà veramente molto equilibrio. Riuscirete ovviamente a vivere il vostro rapporto adeguandovi anche eventualmente a delle condizioni esterne, quindi nel caso in cui sia una persona impegnata, quindi il vostro è un rapporto clandestino, sicuramente non ci saranno più problematiche in riferimento al rapporto ufficiale, cioè non sarà più di ostacolo come magari lo è stato sino ad ora, oppure addirittura verrà sciolto questo rapporto, d'accordo? Perché ve l'ho detto sin dall'inizio che qui c'è una grande capacità di mettersi in gioco e in discussione. Quindi vi ripeto, in questo caso effettivamente c'è proprio la voglia di, vi ripeto, in qualche modo cambiare la propria vita grazie appunto a delle scelte, delle decisioni e anche a una scoperta di sé che è il primo significato, ragazzi, che è comparso proprio all'inizio della stesa. Quindi la stesa si apre con una ricerca ovviamente interiore, una ricerca di sé e quindi si chiude con una scoperta di sé, quindi obiettivamente è una stesa che dimostra come sempre la logicità ovviamente delle stese tarologiche, quindi questa persona riuscirà a capire cosa veramente lo fa stare bene, cosa effettivamente vuole. Il 2 di bastoni ci parla, vi ripeto, anche di tempistiche molto veloci, perché parliamo di bastoni, quindi non ad esempio di denari, di conseguenza voi vedrete ovviamente presto questa persona. È una carta che parla, vi ripeto, di appunto attrazione, parla di tenerezza, parla di complicità, parla anche di parole, quindi dichiarazioni importanti che vi vedranno l'uno di fronte all'altra, appunto i due bastoni che in qualche modo si fronteggiano e dunque obiettivamente in questo caso finalmente vi ritroverete con questa persona. Inoltre ragazzi, la carta del 2 di bastoni rappresenta l'alleanza, cioè la capacità di combattere insieme, cosa vi dicevo con il 3 di denari, verso un obiettivo comune, quindi superando assolutamente inimicizie, ostacoli, cioè tutte le forze negative che hanno agito sino ad ora, ovviamente contrapponendosi al vostro rapporto, verranno eliminate. Quindi la situazione proprio parla di equilibrio, anzi direi riequilibrio delle forze. I problemi quindi verranno assolutamente risolti per lasciare spazio a un momento di grande anche godimento, direi fisico. D'accordo? Tra l'altro, ragazzi, il 2 di bastoni parla anche di sorprese, quindi aspettatevi ovviamente entro al massimo 2 o 3 settimane una sorpresa da parte di questa persona, quindi un messaggio in particolare che sarà molto importante, oppure questa persona potrebbe per esempio farvi visita appunto senza che voi immaginiate che questa persona possa essere in viaggio per tornare proprio da voi, quindi una sorpresa ancora più bella ed eccitante, d'accordo? Quindi ci saranno nuove opportunità, sogni che si realizzano, ambizioni che verranno premiate, quindi soluzioni anche insperate rispetto a qualsiasi tipo di imprevisto o di ostacolo. D'accordo? Quindi direi che obiettivamente è una carta molto bella che appunto rappresenta un'organizzazione ottima che appunto andrà a caratterizzare il vostro rapporto entro ovviamente le prossime settimane e che porterà ovviamente ad un momento di grande felicità, ma vi ripeto anche ad un momento di grande cambiamento, cioè questa persona andrà a cambiare qualcosa della sua vita a favore e in favore ovviamente del vostro rapporto. D'accordo? Quindi bellissima stesa, direi, che può essere tranquillamente arricchita con appunto 2 carte per quanto riguarda proprio i messaggi dell'amore. Vediamo un po'. Lascio per il momento in disparte appunto il mazzo e dunque possiamo appunto scoprire che tipologia di oracolo abbiamo in questa posizione. E qui abbiamo l'oracolo della fuga.
tendo ad allontanarmi quando le cose diventano difficili. Quindi questa persona sicuramente in passato si è comportata in maniera un po' altalenante con voi, mostrandovi forse anche il lato più fragile. Ve lo dicevo, ragazzi, con il 9 di spade, cioè questa persona ha molte paure, ha paura di perdervi, ve lo dicevo con il 5 di bastoni, ha paura che ci siano dei rivali fra di voi. Quindi in realtà questa persona ha molte paure. Tra queste paure, appunto, c'è la difficoltà nel riuscire in qualche modo a dipanare delle matasse emotive importanti. Vi dicevo con il 2 di bastoni che questa persona sino ad ora ha fatto fatica, per esempio, a prendere delle decisioni importanti. Ecco, queste decisioni verranno finalmente prese. Questa persona farà una scelta. Per esempio, nel caso in cui sia un rapporto con una persona impegnata tra voi e appunto la compagna ufficiale, deciderà di chiudere per esempio il rapporto con la compagna ufficiale, oppure nel caso in cui sia una persona libera deciderà di abbandonare delle vecchie abitudini da scapolo impenitente, per esempio le vacanze con gli amici. Quindi è comunque una persona che cambierà molto di sé, una persona che sino ad ora a volte ha mostrato forse il lato peggiore di sé a voi, cioè non essere in grado di affrontare effettivamente appunto le situazioni più ardue, più difficili, più dure, più spinose, magari a volte facendo un po' orecchio da mercante o addirittura fuggendo, allontanandosi, magari proprio come ha fatto in questo momento, ovviamente con questa vacanza, ma che vi ripeto gli servirà per guardarsi dentro, quindi questo atteggiamento verrà ovviamente cancellato, ma è fondamentale che ora lui abbia questo pensiero nella sua testolina. Perché? Perché vuol dire che è consapevole di ciò su cui sino ad ora ha ovviamente commesso dei gravi errori. In particolar modo questo atteggiamento di incapacità di affrontare con decisione, con forza, anche le decisioni, i momenti di bivio più importanti della vita. Vediamo in questa posizione che oracolo abbiamo, e qui abbiamo appunto l'oracolo del lato oscuro. Mi hai fatto comprendere quelli che siano i miei difetti, le mie asperità caratteriali. Ragazzi, vi ripeto, ve l'ho detto già dall'inizio, questo sarà un viaggio fondamentale per questa persona, proprio perché ovviamente servirà a questa persona per guardarsi dentro e quindi per riuscire a prendere una decisione, per riuscire a cambiare la sua vita, per riuscire finalmente a chiudere il percorso del bagatto. Quindi questa persona sicuramente, grazie anche al rapporto con voi, è riuscita a capire e ovviamente a comprendere che tipologia di rapporto lui voglia portare avanti con voi, che tipologia di rapporto voi meritiate di vivere con lui, il ruolo fondamentale della vostra presenza nella sua vita e ovviamente le proprie asperità caratteriali di cui appunto lui ora si rende pienamente conto. Guardate anche questi due oracoli che paiono proprio a livello logico essere l'uno la conseguenza dell'altro. Cioè tu, grazie ai tuoi modi di essere, alla tua presenza, sei riuscita a farmi comprendere quale sia il lato ombra della mia personalità, quindi anche le asperità appunto caratteriali, in particolar modo la mia incapacità di gestire appunto le situazioni critiche dell'amore, portandomi spesso ad allontanarmene. Ecco, questo viaggio sarà fondamentale invece proprio per superare questo, diciamo, bivio caratteriale, anche direi esistenziale, per cambiare effettivamente pelle. Quindi questa è una persona molto consapevole, che ha capito obiettivamente il vostro ruolo e l'importanza del vostro ruolo nella sua vita, grazie proprio soprattutto evidentemente a questo momento di allontanamento. Dunque questa stesa, ragazzi, termina qui, è una stesa molto bella che rappresenta proprio in pieno un percorso evolutivo interiore che appunto grazie a questa vacanza o comunque a questo allontanamento da voi, questa persona affronterà. Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando ovviamente, tenete duro e buona fortuna. A presto!